Salve a tutti e bentornati a Paglia Nera. Ci siamo lasciati nel primo video con le basi per non farvi cancellare il gioco dopo 3 giorni e ragazzi, il supporto che avete dato a quel video è stato pazzesco, quindi grazie mille Tenno e oggi facciamo il vero salto di qualità. Avete capito come funziona il mercato, avete capito che non è un pay to win, ma ora state entrando nel mid game e il gioco è iniziato a tirarvi addosso 300 meccaniche diverse senza spiegarvene mezza. Scommetto che siete pieni di armi elementari e non sapete se tenete, i poteri consumano troppa energia e non sapete come sbloccare i nuovi personaggi senza vendere un rene. Bene, mettetevi comodi. In questa parte 2 vedremo altri cheat code che vi trasformeranno da semplici neofiti a veri e propri cacciatori di livello S in stile solo leveling. Vedremo quali warfare sbloccare subito gratis, il mod salvavita che vi raccoglie i materiali da solo e quel clamoroso plot twist della trama che trasforma Warframe in un capolavoro. Partiamo da un errore drammatico che quasi tutti fanno all'inizio e che vi fa buttare nel cesso ore di gioco. Nel primo video vi ho spiegato che portare un'arma a livello 30 non aumenta il suo danno, ma serve solo per far spazio per i mod. E fin qui ci siamo, ma c'è un motivo vitale per cui dovete assolutamente portare ogni singola arma, compagno o Warframe a livello 30 prima di venderlo o usarlo come materiale per l'Helmet, il vostro rango di maestria. Il livello del vostro account aumenta solo quando livellate un oggetto per la prima volta. Se comprate un'arma, vi fa schifo e a livello 22 la vendete per fare spazio nell'inventario, avete appena commesso un suicidio di tempo. Quegli 8 livelli rimasti sono bloccati. Se in futuro volete salire di maestria sarete costretti a ricomprare quel progetto, rifarmare i materiali, ricostruire la fucina e rilivellarla da zero solo per prendervi punti mancanti. È come lasciare un dungeon di un gioco di ruolo a un passo dal boss finale. Non fatelo. Anche se un'arma vi sembra un pezzo di legno inutile, portatela al 30. Poi e solo poi potete decidere se venderla o tenerla. Ok, avete capito che dovete livellare roba per salire di maestria. Ma la domanda sorge spontanea. Sì, Paglia, ma dove li prendi i nuovi warfare senza spendere i platini? La risposta è stampata sulla vostra mappa stellare. Quasi ogni pianeta ha un nodo chiamato Assassinio e ogni volta che sconfiggerete quel boss a fine missione riceverete al 100% uno dei 3 schemi del warframe associato a quel pianeta, lo chassis, le neurotiche o i sistemi. Il vostro primissimo obiettivo assoluto si trova su Venere. Andate lì, prendete a schiaffi il robot gigante Jackal per 3 o 4 volte e farmatevi i pezzi di Rhino. Lo schema principale lo comprate sul mercato in crediti, unite i pezzi nella fucina e il gioco è fatto. Perché proprio Rhino? Perché Rhino è l'equivalente dell'Haki dell'armatura per un neofita. La sua seconda abilità, Aeroskin, vi dona una barriera della vita aggiuntiva che vi rende totalmente immuni ai danni e, soprattutto, agli atterramenti dei nemici. Con Rhino potete letteralmente correre dritto in mezzo ai colpi, fregandomene di tutto. È il warframe perfetto per asfaltare l'intera mappa stellare senza mai vedere la schermata Game Over. Mentre andate in giro a fare stragi, vi accorgerete che raccogliere i materiali da terra è una fatica immensa. Dovete camminarci sopra millimetricamente e spesso vi perdete i drop rari. Bene, risolviamo subito questo problema. All'inizio del gioco, completando il raccordo su Venere, sbloccherete il progetto di una piccola sentinella robotica fluttuante. Il Taxon, costruitelo subito. Ma il Taxon da solo non serve a nulla se non ci inserite il mod salvavita di questo gioco, Vacuum. Se avete un cane o un gatto spaziale, il mod equivalente si chiama Fetch. Questa mod è una specie di calamita magnetica, aspira automaticamente ogni risorsa, munizione o mod nel raggio di 13 metri e le scale direttamente nelle vostre tasche. Non dovete più guardare a terra, voi pensate solo a correre e a spammare le vostre abilità come dei folli in stile Dragon Ball, mentre il vostro pet fa il lavoro sporco da perfetto assistente. È un cambio di qualità della vita clamoroso, vi farà raddoppiare i materiali farmati a fine missione senza che muoviate un dito. Parliamo di risorse infime. Quando proverete a costruire nuovi warframe, nella fucina noterete un materiale dal nome strano, l'estratto Nitai. Se andate a cercarlo sui pianeti, diventate vecchi, perché il Nitai non cadono dai nemici comuni. Molti neofiti impazziscono e pensano che sia un blocco artificiale per farti pagare. Sbagliato anche stavolta. In basso a destra della vostra navicella c'è una radio che trasmette le Nightwave, gestita da Nora Knight. Pensatelo come al Battle Pass di Warframe, con una differenza fondamentale: è totalmente gratis per tutti. Anzi, il Nitai non si può comprare con i platini, non puoi shopparlo, devi meritartelo.
Facendo delle sfide settimanali semplicissime guadagnerete i gettoni di Nora. Spendete quei gettoni nel suo negozio per comprare l'estratto Nitain. Non sprecateli peraltro all'inizio. La Nightwave ha il monopolio assoluto del Nitain e averne una scorta vi eviterà di rimanere bloccati con la fucina spenta per settimane. Sempre nel negozio della Nightwave noterete due oggetti a forma di tubero strano, i reattori e i catalizzatori Orokin. La community li chiama affettuosamente le patate. Quelle blu servono per le armi, quelle gialle per i Warframe e i compagni. A cosa servono? A raddoppiare permanentemente la capienza dei mod del vostro Warframe o delle vostre armi. Un'arma a livello 30 passa da 30 a ben 60 punti di capienza. Questo è il vero pilastro fondamentale per creare la build da endgame. Ma qui vi do un consiglio da veterano strategico. Non comprate quasi mai le patate dalla Nightwave all'inizio, costano ben 75 crediti di Nora l'una. Una rapina. I crediti della Nightwave usateli per il Nitain o per i mod rari come Corrosive Projectile. Le patate vi conviene comprare direttamente dal mercato spendendo 20 platini, che ora sapete fare gratis grazie al commercio, oppure aspettando le missioni allerta del gioco, come i doni di Lotus. Risparmiate quei crediti di Nora. Passiamo a un trucco di comodità che vi farà risparmiare un sacco di click nervosi. Quando arriverete sulle mappe open world, come nei pianeti di Edo su Terra o Fortuna su Venere, vi servirà roba come l'Archwing per volare velocemente. L'Archwing si sblocca dalla quest The Archwing quando completate il raccordo tra Marte e Terra. Se ogni volta aprite la ruota della dotazione a mano, selezionate l'oggetto e lo attivate, ragazzi, impazzite! Andate subito nelle opzioni di controllo e mappate i tasti rapidi della dotazione. Io, ad esempio, ho impostato l'Archwing direttamente con il tasto 2, schiaccio ed evoco, istantaneo come il teletrasporto di Goku. E ricordate, se volete spostarvi da una parte all'altra della mappa velocemente, vi basterà aprire la mappa e cliccare sulle icone dei teletrasporti. I tasti rapidi sono utilissimi anche nelle stazioni nei relay. Invece di girare a vuoto e perdervi in perfetto stile Zoro di One Piece, premete il tasto del menu di pausa, cliccate su viaggio rapido e potete andare direttamente alla postazione di Simaris, di Darvo o dei sindacati senza fare un passo. Molti giocatori mollano Warframe nelle prime ore dicendo ma è solo un gioco di fan ripetitivo, senza storia. Se solo sapessero. Fino a un certo punto la mappa stellare è solo un enorme e gigantesco tutorial. Il vero gioco, quello con le cinematiche da brividi e una lore forte fuori di testa, inizia quando sbloccate la quest principali del Codex. Il vostro obiettivo fisso, la vostra stella polare, deve essere arrivare alla quest intitolata The Second Dream. Non vi farò il minimo spoiler perché voglio che ve la godiate, ma vi dico solo che questa missione contiene uno dei plot twist più devastanti della storia dei videogiochi. È il momento in cui, in un anime, crolla tutto quello che pensavi di sapere e scopri la verità sul mondo, tipo il seminterrato di Eren in Attack of Titan. Finita quella quest, Warframe cambierà completamente genere e meccaniche per sempre. Non vi faccio spoiler e ne parleremo nel prossimo video, ma sappiate che alla fine di questa quest sbloccherà una meccanica di potenziamento pazzesca, che ricorda molto la scena delle fazioni o degli stili di combattimento nei classici anime shonen. Se questa guida vi è piaciuta iscrivetevi e attivate la campanella, anche perché nel prossimo video andremo a sviscerare una delle quest più assurde del gioco. Grazie, alla prossima!